Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta una donna povera che diede alla luce un piccolo ragazzo. Quando nacque, aveva un velo sulla testa, il che significava che si diceva che avrebbe sposato la figlia del re quando fosse diventato 14enne. Poco dopo, il re visitò il villaggio e nessuno sapeva chi fosse. Quando chiese ai villaggi cosa ci fosse di nuovo, risposero: «È appena nato un bambino con un velo». Chi nasce in questo modo è fortunato, e si dice che quando avrà 14 anni sposerà la figlia del re. Il re, che era un uomo crudele e non gradiva questa profezia, si avvicinò ai genitori del bambino. Facendo finta di essere amichevole, disse: «Povera gente, lasciate che mi prenda cura del vostro bambino». Inizialmente rifiutarono. Ma quando lo straniero offrì loro molte monete d'oro, pensando: «Questo bambino è fortunato e gli accadranno cose buone», alla fine acconsentirono e gli diedero il loro bambino. Il re posò il ragazzo in una scatola e partì finché non raggiunse un profondo specchio d'acqua. Poi gettò la scatola in acqua, pensando: «Ho salvato mia figlia da un pretendente indesiderato». Tuttavia, la scatola non affondò. Galleggiava come una barca e non entrò acqua. Galleggiò per circa 2 miglia finché non raggiunse un mulino, dove si fermò alla diga del mulino. Un ragazzo del mugnaio, fortunato di trovarsi lì, vide la scatola e la tirò fuori con un gancio, pensando di aver trovato un tesoro. Ma quando la aprì, trovò dentro un bel bambino, fresco e vivace. Lo portò al mugnaio e a sua moglie, che non avevano figli e furono molto felici, dicendo: «Dio ce l'ha dato». Si presero cura del bambino e lui crebbe bene. Un giorno, durante una tempesta, il re visitò il mulino. Chiese ai mugnai se il giovane alto fosse loro figlio. «No», risposero, «è un trovatello». 14 anni fa, galleggiò fino alla diga del mulino in una scatola e il ragazzo del mulino lo tirò fuori dall'acqua. Allora il re si rese conto che questo era il bambino fortunato che aveva gettato in acqua. Disse: «Potrebbe il ragazzo consegnare una lettera alla regina? Gli darò 2 monete d'oro come ricompensa». «Come ordina, vostra maestà», risposero, e dissero al ragazzo di prepararsi. Il re scrisse una lettera alla regina, dicendole: «Appena il ragazzo arriva con questa lettera, fallo uccidere e seppellire, e tutto deve essere fatto prima del mio ritorno a casa». Il ragazzo partì con la lettera, ma si perse e arrivò a una grande foresta mentre calava la sera. Nella penombra vide una piccola luce e si avvicinò. Trovò una capanna dove un'anziana donna era seduta sola accanto al fuoco. Si spaventò nel vederlo e chiese: «Da dove vieni e dove stai andando?» «Vengo dal mulino», disse, «e voglio andare dalla regina per consegnare una lettera. Ma mi sono perso nella foresta, quindi vorrei rimanere qui per la notte». «Povero ragazzo», disse la donna, «sei entrato in un covo di ladri, e quando torneranno a casa ti uccideranno». «Lascia che vengano», rispose il ragazzo. «Non ho paura, ma sono così stanco che non posso andare oltre». Si sdraiò su una panca e si addormentò. Poco dopo i ladri tornarono a casa e chiesero con rabbia chi fosse quel ragazzo strano che giaceva lì. «Oh», disse l'anziana, «è solo un bambino smarrito che è entrato nella foresta, e per pietà l'ho fatto rimanere. Deve consegnare una lettera alla regina». I ladri aprirono la lettera e la lessero, vedendo che diceva che il ragazzo doveva essere ucciso non appena fosse arrivato. Mosso a pietà, il capo dei ladri strappò la lettera e ne scrisse una nuova, dicendo che quando il ragazzo sarebbe arrivato, doveva essere sposato con la figlia del re.
Lo lasciarono dormire sulla panca fino al mattino, e quando si svegliò, gli diedero la nuova lettera e gli mostrarono la strada. Quando la regina ricevette la lettera e la lesse, seguì le istruzioni e preparò un grande banchetto nuziale. La figlia del re sposò il bambino fortunato, e poiché era bello e affascinante, vissero felici insieme. Dopo un po', il re tornò al suo palazzo e rimase scioccato nel vedere che la profezia si era avverata con il bambino fortunato sposato con sua figlia. «Come è potuto accadere?» esclamò. «Avevo dato un ordine diverso nella mia lettera». La regina gli mostrò la lettera e lui la lesse, rendendosi conto che era stata scambiata con l'altra. Chiese furioso al ragazzo cosa fosse successo alla lettera che doveva consegnare e perché avesse portato un'altra. «Non lo so», rispose il ragazzo. «Deve essere cambiata mentre dormivo nella foresta». Furioso, il re dichiarò: «Non avrai tutto come vuoi. Chiunque voglia sposare mia figlia deve portarmi 3 peli d'oro dalla testa del diavolo. Portami ciò che voglio e potrai tenerti mia figlia». Il re pensò che questo lo avrebbe sbarazzato di lui per sempre. Ma il bambino fortunato disse: «Ottengo i peli d'oro. Non temo il diavolo». Si congedò e iniziò il suo viaggio. La strada lo portò in una grande città, dove il guardiano alle porte gli chiese quale fosse il suo mestiere e cosa sapesse. «So tutto», rispose il bambino fortunato. «Allora puoi aiutarci», disse il guardiano. «Puoi dirci perché la nostra fontana del mercato, che una volta scorreva vino, ora è asciutta e non dà nemmeno più acqua?» «Lo scoprirete», disse. «Aspettate solo che torni». Continuò e arrivò a un'altra città, dove il custode della porta gli chiese di nuovo quale fosse il suo mestiere. «So tutto», rispose. «Allora puoi aiutarci e dirci perché un albero della nostra città che un tempo portava mele d'oro ora non ha nemmeno foglie?» «Lo scoprirete», rispose. «Aspetta solo che torni». Poi arrivò a un ampio fiume che doveva attraversare. Il traghettatore gli chiese quale fosse il suo mestiere e cosa sapesse. «So tutto», rispose il ragazzo. «Allora puoi aiutarmi», disse il traghettatore. «Puoi dirmi perché devo sempre remare avanti e indietro e non sono mai libero?» «Lo scoprirete», rispose. «Aspetta solo che torni». Dopo aver attraversato il fiume, trovò l'ingresso dell'inferno. Era buio e fumoso dentro, e il diavolo non era a casa, ma sua nonna sedeva in una grande sedia. «Cosa vuoi?» chiese, non sembrando molto malvagia. «Vorrei avere 3 peli d'oro dalla testa del diavolo», rispose, «o non posso tenere mia moglie». «È una grande richiesta», disse. «Se il diavolo torna a casa e ti trova qui, ti costerà la vita. Ma poiché mi fai pena, vedrò se posso aiutarti». Lo trasformò in un formichiere e disse: «Striscia nelle pieghe del mio vestito. Sarai al sicuro lì». «Sì». «Va bene», rispose, «ma voglio anche sapere 3 cose. Perché la fontana che un tempo scorreva vino è asciutta? Perché l'albero che portava mele d'oro non ha foglie? E perché il traghettatore deve sempre remare avanti e indietro ed è mai libero?» «Queste sono domande difficili», rispose, «ma stai solo zitto e ascolta cosa dice il diavolo mentre io tiro fuori i 3 peli d'oro». Quella sera il diavolo tornò a casa. Appena entrò, si accorse che qualcosa non andava. «Sento l'odore di un uomo», disse. «Qualcosa non va». Cercò in ogni angolo ma non trovò nulla. Sua nonna lo rimproverò. «È stato appena pulito e messo in ordine. Ora lo stai di nuovo rovinando. Pensi sempre di sentire l'odore di un uomo. Siediti e mangia la tua cena». Dopo aver mangiato, il diavolo si stancò e posò la testa sulle ginocchia della nonna.
Presto si addormentò, russando forte. L'anziana donna con attenzione tirò fuori un pelo d'oro e lo mise da parte. «Oh!» esclamò il diavolo. «Cosa stai facendo?» «Ho avuto un brutto sogno», rispose. «Ho afferrato i tuoi capelli». «Qual era il tuo sogno?» chiese il diavolo. «Ho sognato che c'era una fontana nel mercato che un tempo scorreva vino, ma ora è asciutta». «Qual è la ragione?» «Oh, se solo lo sapessero», rispose il diavolo. «C'è un rospo sotto una pietra nel pozzo. Se lo uccidono, il vino tornerà a scorrere». Il diavolo si riaddormentò di nuovo, russando forte. Poi lei tirò fuori il secondo pelo. «Cosa stai facendo?» urlò arrabbiato il diavolo. «Non prenderla male», disse. «L'ho fatto a causa di un sogno». «Qual era questa volta il tuo sogno?» chiese. «Ho sognato che c'era un albero di mele in un regno che un tempo aveva mele d'oro, ma ora non ha nemmeno foglie». «Qual è la ragione?» «Oh, se solo lo sapessero», rispose il diavolo. «Un topo sta rosicchiando le radici. Se lo uccidono, l'albero tornerà a dare mele d'oro». «Ma lasciami in pace con i tuoi sogni. Se mi disturbi di nuovo, ti colpirò». La nonna gli parlò dolcemente finché non si riaddormentò di nuovo e russò. Poi lei tirò fuori il terzo pelo d'oro. Il diavolo saltò su e ruggì, pronto a farle del male, ma lei lo calmò di nuovo. «Chi può aiutare i brutti sogni?» chiese. «Qual era il tuo sogno?» disse lui, curioso. «Ho sognato di un traghettatore che si lamentava di dover remare avanti e indietro e non essere mai liberato». «Qual è la causa?» «Ah, il fesso», rispose il diavolo. «Quando qualcuno viene volendo attraversare, deve cedere l'ancora e poi quella persona dovrà remare e lui sarà libero». Una volta che la nonna ebbe tirato fuori i 3 peli d'oro e avesse risposto alle 3 domande, lasciò il diavolo solo e lui dormì fino al mattino. Quando il diavolo se ne andò di nuovo, l'anziana donna prese ed uscì dal suo vestito, trasformando il bambino fortunato di nuovo in un essere umano. «Ecco i 3 peli d'oro per te», disse. «Suppongo tu abbia sentito cosa ha detto il diavolo riguardo alle tue 3 domande». «Sì», rispose, «e ricorderò». «Hai ciò di cui hai bisogno», disse. «Ora puoi andare». Lo ringraziò per l'aiuto e lasciò l'inferno, sentendosi fortunato che tutto fosse andato così bene. Quando tornò dal traghettatore, doveva dare la risposta promessa. «Remami prima dall'altra parte», disse il bambino fortunato, «e poi ti dirò come essere libero». Una volta raggiunta l'altra sponda, condivise il consiglio del diavolo. La prossima volta che qualcuno viene volendo attraversare, basta passargli l'ancora. Continuò verso la città con l'albero improduttivo, e anche il guardiano gli voleva una risposta. Così gli disse cosa aveva detto il diavolo. «Uccidi il topo che rosicchia le sue radici e tornerà a portare mele d'oro». Il guardiano lo ringraziò e lo ricompensò con 2 asini carichi d'oro che lo seguirono. Infine arrivò nella città dove il pozzo era asciutto. Disse al guardiano lì cosa aveva detto il diavolo. «Un rospo si nasconde sotto una pietra nel pozzo. Devi trovarlo e ucciderlo, e il pozzo tornerà a scorrere vino». Il guardiano lo ringraziò e gli diede anche 2 asini carichi d'oro. Alla fine il bambino fortunato tornò a casa da sua moglie, che era molto felice di vederlo e di sentire del suo successo. Portò i 3 peli d'oro al re, e quando il re vide i 4 asini pieni d'oro, fu soddisfatto e disse: «Ora tutte le condizioni sono soddisfatte, e puoi tenerti mia figlia». «Ma dimmi, caro genero, da dove proviene tutta questa ricchezza?» «Questa è una grande fortuna».
Sono stato traghettato attraverso un fiume, rispose. Ed è lì sulla riva invece di sabbia. Posso averne anche io? Chiese ansiosamente il re. Tanto quanto vuoi, rispose il bambino fortunato. C'è un traghettatore sul fiume. Lascia che ti porti dall'altra parte, e potrai riempire i tuoi sacchi dall'altra parte. Il re avaro si affrettò verso il fiume e chiamò il traghettatore per essere portato dall'altra parte. Il traghettatore venne e gli disse di salire. Quando raggiunsero l'altra sponda, passò l'ancora al re e saltò fuori. Da quel giorno in poi, il re dovette remare come punizione per la sua avarizia. Forse è ancora lì a remare oggi, perché nessuno gli ha preso l'ancora. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.